Qui è dove tutto è iniziato. Questa è la mia cucina. Questa ormai è la mia cucina da 4 anni. Qui ho iniziato a sperimentare impasti, ho iniziato a provare a cucinare, ho iniziato a fare diverse cose. Soprattutto una cosa molto importante ho fatto, che ho condiviso con voi. Ho aperto il mio canale YouTube e a questo devo ringraziare tutti i miei iscritti innanzitutto, perché finalmente abbiamo raggiunto il traguardo di 1000 iscritti. Grazie di cuore a tutti. Qui quest'angolo è dove ho registrato ormai tantissime delle mie video ricette, soprattutto dedicate alla pizza, al mondo della pizza e della panificazione. Quindi questo sarà l'ultimo video dove vedete quest'angolo e dove dirò: qui è ciak si impasta. Come avete potuto vedere dall'introduzione di questo video, non c'era il classico panificato, ma bensì una piantina di un piano di una casa. Questo perché ho voluto spoilerare il refactor, diciamo, di questa cucina, e non solo, bensì l'intero piano. E adesso andiamo a fare il tour del piano insieme, in modo da farvi vedere le idee che abbiamo e come vogliamo sistemare il piano io e la mia compagna. E adesso vi mostro il piano per farvi vedere le nostre idee, quello che vogliamo realizzare, e se voi avete dei suggerimenti o delle vostre idee da condividere, scrivetelo sotto nei commenti. Quindi procediamo adesso con l'home tour. Allora ragazzi, questo qui è l'ingresso. Da qui si entra. Qui alla mia destra abbiamo un piccolo bagno di circa 3,6 metri quadri che al momento non ve lo faccio vedere perché siamo in modalità trasloco ed è veramente un casino, quindi chiudiamo la porta. E sicuramente questo qui però ve lo vi farò rivedere nel momento in cui sarà completato tutto il piano e sarà un bijou. E questo bagno ci ha fatto dannare veramente, perché siamo diventati matti per aggiungere il bidet, perché ora non c'è. Purtroppo i sanitari di adesso cosa hanno? Sono i sanitari praticamente a filo muro, essendo a filo muro sono più grandi dei classici sanitari, e quindi avendo poco spazio abbiamo fatto di tutto, ma purtroppo questo bagno è una coperta corta, quindi purtroppo quando rinnoveremo il bagno abbiamo dovuto rinunciare al bidet. Per fortuna però abbiamo anche un altro bagno, che è quello al piano di sopra, che comunque è un bagno completo, e al piano di sotto abbiamo anche la lavanderia. Grazie a Dio siamo a posto. Comunque non ci facciamo mancare niente, dai. Dopo avervi accennato del futuro gioiellino, è arrivato il momento di spiegare un attimo l'ingresso. Allora, come vedete, questo qui è l'ingresso, ha un piccolo problema, sembra quasi un tunnel, diciamo, perché è 1 metro, è largo semplicemente 1,20 m, alto 2,70 m, però c'è questa parete e la parete della cucina. Questa parte è un'altra parte che ci ha fatto dannare veramente, perché allora, a me sarebbe piaciuto questo muro farlo corto così e quindi avere un ingresso praticamente molto spazioso e arioso, però c'ha i suoi lati positivi, che è la spaziosità, ma il lato negativo è che noi qui praticamente volevamo adibirlo per appoggiare gli abiti, giustamente, ma come facciamo a appoggiare se non abbiamo più il muro? Quindi volente o nolente questo muro praticamente lo andremo a rimpicciolire un pochino, perché abbiamo bisogno anche di metterci tra l'altro anche degli interruttori, oltre a mettere magari un appendiabiti e magari, non so, da capire quale soluzione, come uno specchietto e un portascarpe, no, magari una scarpiera fina, giusto per capire come metterli. Proseguiamo col piano tour. Qui a destra c'è una porta per andare al piano inferiore. Ritorniamo in cucina, dove adesso vi darò un'infarinatura, un'idea di come sarà la nostra cucina nuova. Questo muro, come vi ho accennato, vogliamo accorciarlo. Uno dei motivi è quello che vi ho detto precedentemente, un altro dei motivi è che qui, facendoci progettare la cucina, abbiamo capito che andremo a fare una parete attrezzata, dove qui ci sarà un bel frigorifero incassato da 75 cm, non più da 60, perché adesso hanno introdotto anche i frigoriferi da 75, una colonna estraibile da 30 cm, che ci sta il mondo dentro, e forno
microonde, la parete attrezzata con forno microonde e una specie di libreria dal lato che guarda verso di qua. Ora a questo punto qui, come avete capito, questa parte va via, ma non solamente questa, anche tutto questo muro qua va via, quindi andremo a creare un open space finalmente. Io non l'ho mai provato, non ho mai vissuto in un open space in vita mia, sono davvero curioso di capire come ci si trova e fatemi sapere nei commenti qui sotto chi è passato da un non open space ad un open space, oppure chi ha l'open space mi faccia sapere la sua esperienza anche di come si trova, insomma, liberi commenti a tutti, insomma, non faccio differenze. Quindi abbiamo detto questa parte va giù questo muro di qua, ovviamente questi anche gli interruttori, questi qui che vanno a comandare l'ingresso di qua e le scale dovranno essere spostati, pensiamo di spostarli in questa zona qua. Tornando alla cucina, praticamente avremo tutto aperto, la cucina che parte dall'inforno arriva più o meno a questa zona qua e da qui ci sarà una penisola fino a qua. E qua andremo a mettere 2 sgabelli, ma c'è lo spazio anche per il terzo sgabello, ma preferiamo stare più larghi che stretti. Tanto lo sgabello fai colazione, fai cose veloci. Il tavolo, questo qui è il tavolo che adesso abbiamo. Momentaneamente terremo questo, ma successivamente pensiamo di cambiarlo. Ah sì, le scale. Ecco cosa dovevo farvi mostrare. Ah sì, le scale, ecco cosa dovevo mostrarvi. Allora, andremo a buttare giù questo corrimano qua in cemento che mi sa tanto da antiquato, a me non piace, ho voglia di cambiare. Ho bisogno di cambiare, di personalizzare questa casa che ormai è da 4 anni che ce l'abbiamo, abbiamo risparmiato, adesso è arrivato il momento di renderla nostra. Andiamo a buttare giù anche questo muro qui, fino a qui, ma soprattutto un obbrobio degli anni fine 90, inizio 2000. Il vetro cemento, una cosa che io non sopporto. E un'altra cosa che io non sopporto sono le porte a soffietto. Quindi quello che noi faremo è buttare giù sta parte qua, buttare giù questo, fare una bella apertura, mettere una bella porta come Dio comanda. E qui andremo praticamente a lasciare sempre il vetro, ma semplicemente tipo un infisso da interno. Quindi, guardate chi c'è qua. Adesso vi mostro una delle mie creature. Lei si chiama Doremi. Guardatela qua che bella che è. Fai ciao. Ciao. Rimettiamola qua. Ovviamente, guardate le scale. Anche queste saranno diverse. Ma non sto a dirvi come. Non sto più nella pelle, ragazzi. È da maggio dell'anno scorso che ci andiamo dietro per fare i lavori. Vedete questa colonna qua? Inizialmente, 4 anni fa, quando sono arrivato a casa, mi piaceva anche, però col tempo è iniziato a sapermi da antico, da vecchio, e quindi cerchiamo di una soluzione. La soluzione è di rivestire questa colonna con cartongesso, dato che è una colonna portante non mi andava di tirarla via, se no bisognava fare sostegni, cose, e non volevo. Quindi andiamo col cartongesso a rivestirla. Qui andremo praticamente a chiudere solo questa parte di muro qua, sempre con penso cartongesso, e andremo a fare dei ripiani dove possiamo sfruttare così un piccolo spazio, avere una piccola libreria. Questo qui praticamente è l'angolo salotto dove io a volte gioco con la PlayStation, perché sono anch'io una persona a cui piace giocare, ci sta, fa parte del gioco appunto, e rilassarsi, staccare un attimo. E che dire, questo vabbè è un divano, non è particolare, però qui praticamente tra l'altro questo brobio mi sono cimentato a farlo io giusto per dire che bello, provo a fare qualcosa, però purtroppo è venuto quello che è venuto momentaneamente per provare. Qui andremo a prendere un mobile praticamente sospeso, l'idea è quella, poi bisogna vedere alla fine come sarà. Sospeso qui con dei ghirigori qua, poi si vedrà, lo vedrete alla fine. Che dire, guardate chi c'è, una piccola creatura. Questo qui, ragazzi, è il mio piccolo bambù, piccolo, ormai ha 12 anni ed è uguale a quando era piccolino. Un'altra piccola modifica che andremo a fare in questa zona della casa è che andremo a rimuovere questo
termo che è messo in una posizione che rompe le scatole. Andiamo a rimuoverlo perché così finalmente questo divano posso metterlo raso muro. E a me personalmente piace più raso muro, non posso farci niente. Che dire? Ah, ecco cosa devo dirvi. L'illuminazione dovete pensarla quando state progettando, perché è una cosa importantissima, però non sto a spoilerarvela adesso. La vedrete più avanti, comunque già delle idee ci sono. Cazzarola, mi sono dimenticato di spoilerarvi una delle cose più importanti. Praticamente noi andremo a rimpiazzare le mattonelle che ci sono con altre mattonelle, quindi siamo riusciti a farci dare un campione da tenere a casa. Adesso venite qua, ci sta passando sopra, vi tiro su la mattonella che abbiamo. È un po' pesante. Ta-dan! Cosa ne dite? Vi piace sì o no l'effetto lucido? Perché a noi fa impazzire. L'unica cosa è che abbiamo paura di starci dietro per la pulizia. E chi ce l'ha ci faccia sapere nei commenti come pulirlo o mantenerlo, insomma. Siamo accetti a tutti i commenti. A noi piace però davvero tanto. Stavamo valutando anche l'opaco per semplicità, ma il lucido spacca davvero, dà una luce immensa. Essendo noi praticamente una villetta di centro, abbiamo bisogno di luce, perché purtroppo non abbiamo le finestre a destra e a sinistra della casa. Per concludere, non vi voglio spoilerare come sarà la cucina, perché questo qui lo dovrete vedere alla fine di tutti i lavori. Però vi terrò aggiornati man mano con dei video per vedere tutti i progressi che saranno fatti in questo piano, e soprattutto non vedo l'ora di vedere la nuova cucina, perché sarà il centro di tutti i video che vedete qui sul canale Chuck si impasta. Quindi speriamo che i lavori vadano tutto bene, e se avete delle idee, dei suggerimenti, qualunque cosa, fatemela sapere qui sotto, perché questo è il momento adatto. Che dire, noi ci vediamo al prossimo Work in Progress.